La fotografia di paesaggio è fatta di continue sfide, il che intendiamoci è estremamente stimolante, ma allo stesso tempo può essere anche terribilmente frustrante. E siccome anche in questo ambito esistono alti e bassi, per quanto mi riguarda, credo di essere caduto da qualche tempo, in quel periodo in cui, nonostante gli stimoli non manchino, la motivazione e la determinazione vacillano costantemente. Ormai ho perso il conto di quante albe, tramonti o momenti mi sono perso in questi mesi, perché vi ho deliberatamente rinunciato per futili motivi. E sebbene ogni volta mi pentissi di ciò, la volta successiva era sempre identica. Ma questo video non è fatto assolutamente per piangermi addosso. In questo video ho finalmente deciso di riprendere a fare ciò che più mi fa star bene, uscire e andare a fare fotografie. Manca meno di un'ora al tramonto, infatti sono arrivato un po' più tardi rispetto al previsto. Già ho fatto tanta strada perché erano 2 ore di macchina. Generalmente finché sto sotto l'ora e mezza sono abbastanza tranquillo con i tempi. Se invece vado oltre e arrivo già a 2 ore, devo essere sicuro prima di partire. Comunque, allora, mi trovo a Canossa e il motivo per cui sono qui sono esattamente questi calanchi. Sono pazzeschi, sono incredibili. Il sole non è ancora così basso, però ripeto, manca meno di un'ora al tramonto, quindi non posso perdere tempo. Prima di mettere giù il treppiede, prima di pensare a fare la foto, voglio cercare almeno 2 o 3 composizioni. Purtroppo sono sempre con il grandangolo, quindi non posso isolare dei dettagli di questi calanchi così belli, però sono incredibili. Sono qui perché 2 mesi fa per caso mi sono imbattuto su internet in un'immagine di alcuni calanchi e lì ho detto oh che belli. All'inizio ho pensato che fossero quelli che avevo già visto in Toscana, metto qua il riferimento a quel video. Invece no, perché leggendo la didascalia di quell'immagine mi diceva calanchi di Canossa. Ho detto aspetta, guardando un po' su Google Maps, così i tempi, alla fine finalmente oggi mi sono deciso a venire. Era da un mese almeno che volevo venire, ma purtroppo quando si entra in quel periodo di blocco creativo ogni scusa veramente diventa buona per rimandare, e più si rimanda più diventa pesante e più spiace, però è difficile quasi uscirne. L'importante, scusate il gioco di parole, è proprio uscire. Se io fossi rimasta a casa mi sarei perso tutto questo. Purtroppo in questo momento il sole è oscurato da alcune nuvole, non so quanto si riesca a vedere qua, però il paesaggio prima che era illuminato, era incredibile, adesso invece sembra un po' spento. Rimane sempre bello, però ci fosse un po' di luce a illuminare almeno parte di questi calanchi sarebbe veramente un capolavoro. Però si sta benissimo, anche come temperatura. Fa abbastanza caldo, però il giusto, direi il giusto. Ci saranno forse 24-25 gradi. Questa brezzolina poi mi muove i capelli, non so, ogni tanto me li spara in alto, però è un bellissimo momento. Allora, adesso il sole sta illuminando, è uscito e sta illuminando in maniera veramente incredibile il paesaggio. Tutti i vari dettagli di questi calanchi sono fenomenali. Allora, sto facendo una foto in cui sto puntando in questo momento verso il castello e sono più o meno a 13 mm, quindi riesco a includere anche molti dei dettagli del paesaggio. Allora, sono a 1/20 f9 e ISO 100, timer di 2 secondi. Se devo trovare un'unica cosa che forse stona un pochino è il cielo, che è un po' troppo grigio, ma perché ci sono delle nuvole. E... Però io intanto la faccio lo stesso. Vediamo. Nonostante quel muro di nuvole, il cielo è ancora molto bello.
con tutte le varie sfumature di colore, di azzurro, poi c'è ancora il giallo, arancione del tramonto. È molto bello, però il problema adesso è che tutta la scena è in ombra, perché ormai il sole è dietro, quindi la foto magari può essere carina per il cielo, ma il primo piano purtroppo è andata così. Sono contento di quelle foto che ho fatto prima, cioè o meglio sono contento di essere riuscito a farle con una luce bella, mi auguro che siano anche venute bene. E a questo punto bracketing, ho scelto di fare un bracketing invece di mettere il filtro graduato con un intervallo di 2 stop, quindi foto intermedia 2 stop, una foto di 2 stop più scura e una di 2 stop più chiara. ISO 100, un 13° f9. Personalmente, nonostante il paesaggio ormai fosse quasi definitivamente spento, trovo che il risultato finale sia migliore di quanto mi aspettassi in quel momento. In realtà c'è anche un'altra immagine che finora non vi ho mostrato, perché poco dopo essere arrivato, approfittando di un momento di luce, in cui questa si emanava ovunque, investendo gran parte della scena, ma minacciava di sparire nel giro di qualche istante dietro una nuvola, ho preferito agire in fretta, e cercando rapidamente un'inquadratura, ho ottenuto un altro scatto, in cui il cielo è stato lasciato di proposito luminoso, senza però essere bruciato, per poter comunicare più efficacemente quell'intenso momento che appena pochi minuti dopo già se ne sarebbe andato. Confrontando questo scatto singolo con quello precedente, ottenuto mediante bracketing, ritengo che quest'ultimo enfatizzi meglio il contrasto dei calanchi, ma soprattutto che in fin dei conti l'altra fotografia abbia indubbiamente un maggiore impatto, grazie a quella luce così forte che esaltava il paesaggio. Se avete una preferenza per l'una o per l'altra foto, fatemelo sapere nei commenti. Forse quella di oggi è valsa più come una sorta di scouting, affinché le prossime volte io sia più preparato. Comunque mi sono divertito, soprattutto sono contento di essere uscito, proprio la cosa che mi interessava era questa, uscire, perché è difficile quando si rimanda per troppo tempo, veramente difficile convincersi, perché anche se io prima sapevo che mi avrebbe fatto bene, però pensavo, ma no, sono 2 ore di macchina, lascio perdere, ci andrò un'altra volta. In effetti forse andrebbe, che Canossa, data la distanza, andrebbe vista all'interno di un giro un po' più ampio, più lungo, magari di qualche giorno, perché tra andata e ritorno sono comunque 4 ore di macchina in una sera. Però erano tanti i motivi che mi passavano per la testa e per i quali io avrei voluto rimandare, o meglio non volevo rimandare, però una parte di me mi diceva ma sì, ma vai un'altra volta. Invece no, sono contento, al di là delle foto questa era la cosa che mi premeva. Detto ciò, io qua la chiudo perché è abbastanza tardi. Mi auguro che sia stato interessante, uscite anche voi, uscite a fare foto, provateci, magari trovate un luogo più vicino, perché comunque 2 ore insomma un po' stanca alla fine. Beh, cioè lo si fa volentieri, io lo faccio molto volentieri, però se ci fosse qualcosa più vicino, ben venga. Bene, vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima. Ciao 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 ciao.